sono molto emozionato. È un progetto che dura da circa 3 anni, ci punto tutta la mia vita. Si chiama Marco e da poco si è trasferito in Olanda per amore. Il suo prodotto potrebbe cambiare per sempre il nostro modo di usare i telefoni cellulari. Sarà troppo all'avanguardia o gli Shark fiuteranno l'affare? Salve, mi chiamo Marco, vengo da Genova, anche se vivo e lavoro in Olanda. Ho progettato, inventato e brevettato Kibi. Chiedo 140.000 euro e sono disposto a cedere il 15% delle quote della futura società. Sono sempre stato appassionato di informatica. Ritengo che l'informatica sia un mezzo che l'umanità utilizza per raggiungere la perfezione della natura. Questa è una tastiera QWERTY che è stata inventata circa 160 anni fa per le macchine da scrivere. Il suo nome deriva dalle prime 6 lettere della tastiera ed è stata creata e ottimizzata per essere usata a 2 mani. Questo è un comune cellulare che comunemente viene usato con una mano, mentre questo è un dispositivo touchscreen di nuova generazione che anch'esso è utilizzato con una mano. Qual è il problema? Il problema è che questo dispositivo utilizza ancora questa vecchia tastiera. Allora la mia idea è quella di reinventare la tastiera, non mi serve più, per questo ho inventato Kibi. È una tastiera che ottimizza lo spazio. Come vediamo l'arrangiamento è una struttura esagonale che fa vedere le lettere il doppio rispetto a quelle della QWERTY. Partendo dal centro, che è la zona più comoda per il dito, avremo il tasto più comodo, che è lo spazio. Andando verso gli estremi avremo le lettere che sono usate più spesso e infine nelle zone più esterne avremo le lettere che sono utilizzate meno. Questa struttura mi permette di unire i costrutti letterali più frequenti. Posso scriverli semplicemente con un tocco, con uno swipe. Questo ottimizza l'inserimento di più del doppio. Certo. Posso provare l'app a digitare? Certo. Può digitare oppure swipeare le lettere adiacenti. Ok. Fantastico. Come tu probabilmente sai, almeno 3-4 tentativi seri sono stati fatti anche dalle grosse multinazionali di cambiare la disposizione ottimizzandola e sono tutti falliti. Come pensi di poter risolvere questa cosa che è già stata pensata tantissime volte? Ok. Allora, la QWERTY è stata progettata per essere più veloce rispetto al vecchio metodo che era ABCDFGH. A 2 mani la QWERTY è comunque molto efficiente, ma a una mano non è così efficiente. Io vedo i ragazzi che scrivono tutti con 2 mani. Sì. Quindi dov'è il problema? Sono costretti a scrivere con 2 mani perché la tastiera è lenta. Sarebbero ancora più veloci rispetto a quanto lo sono oggi. Beh, io li vedo velocissimi con 2 mani, però magari mi sbaglio, possono essere anche più veloci. Questa tastiera ha 2 grandi doti per me. Uno è che le lettere sono più grandi per le mie ditacce e 2 che mi sembra abbastanza logica, però tante volte una grande innovazione viene limitata dall'abitudine, dall'uso del vecchio. Questo penso che sia il problema più grosso da superare. Scusami, ma com'è che pensi di fare i soldi con questa roba? Infatti. Quanti scaricamenti ha avuto? Quanti utenti ha? Sono sui 9.000 downloads. C'è 0. 9.000 downloads. 9.000 download, ma quanti user? Mediamente il 15% la tiene come tastiera. Per ogni 10 persone che l'ha scaricata, solo una ha deciso di usarlo? Sì, diciamo che la tastiera ha una caratteristica che tutte le altre applicazioni non hanno, ovvero che la tastiera è condivisa da tutte le applicazioni. Io utilizzo sempre solo una tastiera. Quindi un produttore che vuole lanciare una campagna pubblicitaria nell'applicazione free, se calcoliamo 1 milione di utenti, ha a disposizione di 100 milioni di visualizzazioni al giorno. Vuoi la visibilità di 700 milioni di persone al giorno? Ok, pagami. Questa è l'idea curiosa. Questo è solo per il lancio, perché se la gente poi la usa ti paga 2 euro e butta via la pubblicità, chiunque è disposto a usare 2 euro, 5 euro per una roba che usa tutti i giorni. Se abbiamo no? 100 milioni di utenti che sono disposti a pagare 2 euro, siamo ricchi. No, chiaro. Però infatti, La 100 matematica milioni di non è utenti. l'opinione. Il problema è avere 100 milioni, 100 milioni di utenti. di persone interessate. Con un buon marketing sicuramente si può arrivare a
centinaia di migliaia di utilizzatori. Caro mio, però tutto il discorso di questa azienda qua è quella roba lì. Il problema è come portarla sul mercato facendoci possibilmente anche dei soldi e non perdendoceli. La penso esattamente all'opposto. Tutte le più grossi prodotti di internet, il marketing non conta niente. No, Chi sono le aziende più di successo? Google, Facebook, no, però WhatsApp. Fabio, allora intendiamoci. Non è marketing. Fabio, non stavo parlando di marketing, stavo dicendo come lo porti sul mercato. Facendo una figata. No, come vabbè, Sei apprezzo la tua diversa posizione, non so come dire. Ci sono Però sono modelli dei di fatti, business. cioè Google quanto ha speso di marketing? Nella sua storia, zero. Faccio fatica a pensare si possa diffondere facilmente, quindi io mi tiro indietro. Se i risultati sono il 15% di user, secondo me sono bassissimi. In queste condizioni non me la sento di investire. Secondo me i Vigorelli e Bonetti comunque sono ancora della vecchia scuola, quindi magari non vedono l'innovazione in quella tecnologia che non riescono a utilizzare. Il problema c'è, è grosso e tocca almeno un paio di miliardi di persone. A differenza di Fabio, mi sembra che un po' la variabile chiave sia come arrivare al mercato. Sì, è vero, con la mera viralità, ma qui un po' più articolato la questione, perché semplicemente devi renderti conto che hai un problema e sostituire la tastiera. Non è proprio un terno all'otto, però diciamo, rispetto a come sono abituato a investire io, c'è tanta strada da fare. Per 140.000 euro io voglio almeno il 30%. Come un medicinale. Sei nella primissima fase e devi capire se questa molecola funzionerà o non funzionerà. Non lo sai, che comunque c'è un grosso rischio. Offro 140.000 euro per il 25% della società. Ah, maledetto. È interessante. Io ti propongo 140.000 euro per il 20%. Pensaci un attimo, altre offerte con Gianluca è quello che aiuta di più le aziende, però è quello che vuole più quota, io sono una via di mezzo. Però costa un po' di più, ma valgo di più, quindi devi fare la tua scelta, insomma. Sinceramente devo un attimo rifletterci. Va bene. Marco deve ora scegliere fra 3 offerte. Dettori, Costanza e Cannavale si stanno sfidando per ottenere la fiducia del ragazzo. Chi la spunterà? Vincerò. Questo qua o fai 2 miliardi di clienti o zero. Ovviamente ringrazio tutti per le offerte, non mi aspettavo assolutamente questo feedback positivo. Ho scelto una delle 3 offerte, non me ne vogliono gli altri 2, però diciamo che ho valutato molto di più l'istinto. Ho deciso di puntare sulle donne. Wow, complimenti. Grazie. Grazie. Complimenti. Facciamo una grande app. Posso dire che sei un po' genovese? Ciao. Ciao.